Buongiorno a tutti ragazzi, non ho tanto tempo per parlare perché come al solito sono in ritardo. Comunque, volevo dirvi che io tra poco partirò per la Puglia, per tornare a casa mia, dalla mia famiglia, per le vacanze di Pasqua. Sono adesso le 9:38 e verso le 10:15 devo uscire di casa perché devo andare in stazione a prendere il treno. Il problema è che non ho ancora fatto la valigia, in realtà ho già preparato le cose che voglio portare a casa, però adesso le mettiamo dentro la valigia e poi vi parlo di altre cose, va bene? Allora facciamo subito perché sono in ritardo. Allora, prima di tutto devo prendere la valigia in questo ripostiglio, non so se sapete che cos'è un ripostiglio, ma è il posto dove noi teniamo le cose come le valigie, le cose per pulire, alcune volte i vestiti, le scarpe, aiuto. Ecco qua. Ok, abbiamo preso la valigia, perfetto. Ok, perfetto, valigia preparata. Adesso devo prendere il mio beauty case e questa è una parola molto interessante in italiano perché questo, dove dentro mettiamo tutte le cose che ci servono per lavarci, quindi mettiamo lo spazzolino, le creme, il sapone, il dentifricio. Ecco, in italiano questo lo chiamiamo beauty case e secondo me è molto interessante perché è una parola inglese, ma in realtà non so neanche se in inglese si dica. Secondo me in inglese non si dice così. Quindi forse è una parola che ci siamo un po' inventati noi italiani. In realtà, prima di partire, devo compilare l'autocertificazione. Non so se avete sentito parlare di questa parola, però è diventata una parola molto popolare durante il 2020 e il 2021. Questo perché noi al momento, in Italia, quindi al 2 aprile, siamo in zona rossa. Non tutta l'Italia, alcune regioni, tra cui la Lombardia e la Puglia. In zona rossa significa che ci sono tante restrizioni, è tutto chiuso, inclusi anche i negozi, i ristoranti e i bar, e non è consentito uscire di casa oppure spostarsi tra le regioni. Io però posso viaggiare e posso tornare in Puglia per il semplice fatto che lì c'è la mia casa o la mia residenza. Invece qui in Lombardia ho il mio domicilio. La residenza è la tua casa principale, diciamo, invece il domicilio è dove tu abiti normalmente. Per questo motivo io posso spostarmi liberamente tra la Puglia e la Lombardia. Quindi nell'autocertificazione io sostanzialmente devo scrivere chi sono, come mi chiamo e dove sto andando. Io la compilerò sul mio iPad perché non ho una stampante e quindi se in stazione mi chiederanno l'autocertificazione la farò vedere sul telefono. Scusate, si chiama autodichiarazione in realtà e la versione digitale non andava bene. Infatti ho dovuto compilare la versione cartacea in stazione, anche se poi non me l'hanno chiesta. Poi in realtà non la chiedono molto spesso, molte volte semplicemente non la chiedono, la polizia e i carabinieri anche se ti fermano non ti chiedono l'autocertificazione, quindi non sono super rigidi, almeno per mia esperienza, però comunque è molto importante averla durante questo periodo. Quindi, allora, come potete vedere questo è il modello e qui sostanzialmente bisogna scrivere il nome, di dove siamo, dove abitiamo, eccetera, il motivo dello spostamento e poi da dove partiamo a dove arriveremo. Perfetto, allora questo è fatto, adesso possiamo andare. Dato che sono un po' in ritardo, ho deciso di prenotare un taxi, quindi userò un'applicazione per prenotare un taxi. E se mi state chiedendo se esiste Uber in Italia, non esiste. O meglio, esisteva, ma poi è diventato illegale per delle cose con i tassisti molto complicate. Però Uber in Italia esiste soltanto Uber Black, se non sbaglio, che sarebbe la versione più costosa. Quindi spostarsi in Italia in macchina con un taxi o con un Uber è molto costoso rispetto ad altri paesi europei o rispetto agli Stati Uniti, l'America Latina, eccetera. Per questo motivo prenoterò un taxi che mi verrà a prendere qui sotto casa e poi andrò in stazione e vi faccio
faccio vedere tutto. Quindi ci vediamo tra un po'. Ciao a tutti ragazzi, finalmente sono arrivato a casa, non so se vi ricordate, ma se mi seguivate su Instagram quest'estate, questo era il posto dove io giravo i miei video che caricavo su Instagram, la libreria. Oggi sono un po' stanco, domani in realtà che è sabato lavorerò ancora perché ho alcune lezioni con i miei studenti e poi ho deciso di fare una piccola vacanza, di andare in vacanza, quindi non lavorare domenica e lunedì. Questo perché domenica è ufficialmente il giorno di Pasqua, invece lunedì è Pasquetta. Ma non vi preoccupate, nel corso di questo vlog vi spiegherò bene che cos'è la Pasquetta e quali sono le tradizioni più importanti per noi italiani a Pasqua e Pasquetta. Adesso io vado a cena e sono un po' stanco, ma noi ci vediamo presto. Ciao! Oggi è domenica, 4 aprile, è Pasqua e adesso mi siedo un po' e vi racconto alcune cose. Oh, eccomi qua. Allora, prima di tutto voglio dirvi che oggi ho fatto davvero il dormiglione, cioè ho dormito tantissimo fino alle 9:30 di mattina e non è molto normale per me, dato che sono abituato a svegliarmi presto. Però finalmente oggi è un giorno di vacanza, sono riuscito a prendermi un po' di vacanze e oggi, domenica e anche domani, lunedì, ho deciso di riposarmi perché ne ho davvero bisogno. Poi sono contento di essere qua con la mia famiglia e tra poco mangeremo perché sono le 12:30 e stiamo aspettando che ci portino il cibo. Questo perché abbiamo deciso di non cucinare, perché come in ogni vera vacanza non vogliamo cucinare e vogliamo rilassarci e quindi abbiamo deciso di prendere del cibo da asporto. O meglio, in realtà ci porteranno proprio il pranzo di Pasqua qui a casa. Lo abbiamo ordinato da un ristorante che è il mio ristorante preferito e anche quello della mia famiglia. Ovviamente se non fossimo stati in zona rossa mi sarebbe davvero tanto piaciuto andare a mangiare fuori, però purtroppo non è possibile, quindi abbiamo deciso di ordinare questo pranzo di Pasqua e tra poco ce lo porteranno a casa. Questo è un ristorante abbastanza atipico della mia regione, quindi anche se la cucina è molto molto buona e a volte può essere anche leggermente moderna, sono molto attaccati alle tradizioni e questa è una cosa che mi piace tantissimo perché soprattutto durante le vacanze e le feste, come le feste di Natale o di Pasqua, per noi italiani è molto importante mangiare quello che la tradizione vuole. Quindi ovviamente ci sarà l'agnello, ci saranno le uova e tante altre cose che poi vi farò vedere. Ma la domanda è: che cosa facciamo noi italiani a Pasqua? Che cosa mangiamo noi italiani a Pasqua? In realtà ho fatto un episodio del podcast che potete trovare su Spotify e tutte le altre piattaforme di streaming per i podcast. Il mio podcast si chiama Be Italiano, quindi se volete capire che cosa mangiamo noi di solito in Italia a Pasqua, che cosa si mangia
nelle regioni d'Italia e generalmente cosa facciamo, potete tranquillamente andare ad ascoltare l'episodio del podcast e io vi lascerò il link per il podcast qui sotto nella descrizione. Un'altra cosa molto interessante che voglio dirvi è quello che succederà domani. Infatti il giorno dopo Pasqua, quindi il giorno dopo la domenica di Pasqua, c'è il lunedì dell'angelo, chiamato anche Pasquetta. Pasquetta è il termine più comune che usiamo qui in Italia per descrivere il giorno dopo Pasqua. La Pasquetta è un giorno di vacanza nazionale, quindi è tutto chiuso, le persone non lavorano e i negozi sono chiusi. Di solito a noi piace tantissimo uscire, andare fuori, andare al mare e soprattutto fare delle grigliate, quindi grigliare la carne, le verdure con i nostri amici e la nostra famiglia. Poi personalmente mi piace tantissimo la Pasquetta perché, se il tempo è bello, è il primo giorno di mare, perché ci piace molto a noi italiani o andare al mare o eventualmente in montagna, dipendentemente da dove ci troviamo, da dove abitiamo. Purtroppo quest'anno ovviamente non sarà possibile, quindi staremo a casa. Mi sarebbe piaciuto portarvi al mare con me, ma speriamo di farlo presto. Comunque io adesso vado a mangiare, vi farò vedere i piatti e cercherò anche di descriverli, così anche voi potete passare la Pasqua insieme a me. Voi magari qui sotto nei commenti potete dirmi che cosa avete fatto per Pasqua, se festeggiate la Pasqua, e se non la festeggiate, qui sotto nei commenti scrivetemi semplicemente cosa avete fatto durante lo scorso weekend. Come antipasto abbiamo mangiato un fritto pasquale con carciofi e finocchi in pastella, frittelle di lampascioni, che sono delle piccole cipolle pugliesi molto particolari con un sapore diverso dalla cipolla tradizionale, e un tortino con gli asparagi. Poi questo piatto, che è il mio preferito di questo ristorante, sono delle biete su una crema di patate, olive e pomodori secchi. Per primo abbiamo mangiato una lasagna ai carciofi, pancetta, ricotta, caciocavallo e datterino giallo, un pomodoro siciliano dolce e buonissimo. Mi è piaciuta molto. Come secondo non poteva mancare l'agnello, con patate, funghi cardoncelli e lampascioni. Come dolce abbiamo fatto un tris. Abbiamo mangiato questo dolce di pasta sfoglia e crema, molto semplice, un pezzo di colomba e l'uovo di Pasqua. Apriamo l'uovo di Pasqua! Aspetta. Allora, oh, ce l'abbiamo fatto. Vado? Vai, no, aspetta, lo spacco io. Vai. Guarda! Ci sono altri cioccolatini dentro. Niente sorpresa però. Tutto buonissimo. Eravamo davvero soddisfatti del nostro pranzo. Ok, questo è l'effetto post pranzo. Sono le 19:03. Ho praticamente dormito tutto il pomeriggio. Ho visto dei film con mia sorella. Sono stanchissimo. Ciao. Comunque, adesso mi sa che mia sorella facciamo un gioco e giochiamo a dama. Vediamo. Perché mi piace tantissimo questo gioco, anche se mia sorella è molto più forte di me. Non so se la conoscete, la dama. È un gioco tipo scacchi. Non è vero. No, vabbè, però è simile. No, è diverso. No, è un gioco bello che mi piace tanto. E niente, adesso giochiamo. Crive, a prendere tu la dama. La dama è un gioco da tavolo e si svolge tra due giocatori disposti ai lati opposti di una damiera che muovono alternativamente i propri pezzi. Un giocatore ha i pezzi bianchi, l'altro quelli neri. I pezzi si muovono diagonalmente, solo sulle caselle scure non occupate da altri pezzi, ed hanno la possibilità di prendere o mangiare quelli avversari, scavalcandoli. I pezzi catturati vengono rimossi dalla damiera ed esclusi dal gioco.
il giocatore a cui vengono catturati tutti i pezzi o che al suo turno di mossa è impossibilitato a muovere ha perso. I pezzi semplici o chiamati pedine possono muoversi di una sola casella alla volta, diagonalmente ed in avanti. Invece la dama, cioè due pezzi semplici uno sopra l'altro, che si ottiene occupando la base avversaria, può muoversi in tutte le direzioni. E voi conoscevate questo gioco? No. Sì! No, non era vero. Oggi è Pasquetta e io prima di pranzo sto montando adesso il vlog, questo vlog di Pasqua. Oggi ho deciso di essere totalmente in vacanza, quindi per il vlog di oggi finiamo qua. Però io spero davvero che vi sia piaciuto tanto. Mi sono divertito a farvi vedere il mio viaggio, a farvi vedere quello che abbiamo mangiato e anche un po' parlarvi delle nostre tradizioni. Adesso, dato che oggi è Pasquetta, normalmente quello che faremmo è andare al mare o in montagna e fare una grigliata con la famiglia e gli amici, ma purtroppo questo non è possibile quest'anno, quindi starò a casa con i miei genitori e mangerò gli avanzi, quello che è avanzato da ieri, ma forse non è avanzato niente in realtà. Vabbè, comunque mangerò qualcosa con i miei genitori e oggi pomeriggio mi riposerò. Come sempre, io spero che questo vlog vi sia piaciuto e vi chiedo di lasciare un bel mi piace sotto questo video perché mi aiuterà incredibilmente. Infatti, per ogni mi piace che lasciate qui sotto state supportando il mio canale e quindi mi state aiutando a farlo diventare più grande e così i miei video possono raggiungere più persone. Inoltre, se non volete perdere gli altri video, vi consiglio di iscrivervi al canale e poi per tutti gli aggiornamenti non dimenticatevi di seguirmi sulla mia pagina Instagram Teacher Stefano. Noi ci vediamo nel prossimo vlog e nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!